Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una cassata di Pasqua davvero speciale. Una base di frolla al cacao avvolge una crema di ricotta morbida arricchita con gocce di cioccolato e profumata all'arancia, un dolce davvero irresistibile. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio nuovo libro, La ricetta della serenità, è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Inoltre su Amazon trovate tutte le altre mie pubblicazioni. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti che ci occorrono per realizzare la nostra cassata in forno. Partiamo dalla ricotta. Utilizzerò per la crema di ricotta in questo caso vaccina, ma potrete utilizzare se preferite la ricotta di pecora, zucchero, gocce di cioccolato fondente e io metterò anche della scorza di arancia non trattata perché mi piace l'aroma dell'arancia all'interno di questa crema. Utilizzeremo poi dei biscotti al cioccolato per trattenere l'umidità della ricotta durante la cottura e per la frolla al cacao utilizzeremo farina, cacao, un pochino di lievito vanigliato in cui ho già messo un pochino di vaniglia in polvere, olio di semi di girasole o mais, scegliete quale preferite, 2 uova e lo zucchero. I pesi di tutti gli ingredienti li troverete riportati in info box sotto il video. Iniziamo a preparare la crema di ricotta. Aggiungo subito lo zucchero. Ora aggiungo l'arancia. Io utilizzo sempre il riga limoni per le scorzette degli agrumi, perché così sono sicura di non prendere mai la parte bianca. È già profumatissima e adesso aggiungiamo le gocce di cioccolato. La crema di ricotta è pronta e noi la portiamo in frigo. Ora prepariamo la frolla al cacao. All'interno della ciotola della farina vado a setacciare il cacao, lievito e vaniglia. Ora miscelo le polveri. Creo una fontana dove metto subito le uova e le batto. Aggiungo l'olio a filo, lo zucchero e impasto. Lascio la forchetta e continuo con le mani. Rispettate le dosi e avrete un impasto perfetto in meno di 3 minuti. Spolvero un filo di farina sul banco e lavoriamo l'impasto per 1 minuto sul banco.
La nostra frolla è pronta, morbida, elastica, per niente appiccicosa. Ce la mettiamo qui da un lato e iniziamo a stenderla. Per la cassata utilizzeremo uno stampo in alluminio da 28 cm. Io l'ho foderato completamente come mia abitudine di carta da forno e stenderemo il guscio della cassata proprio rispettando le misure di questo foglio di carta. Prima di stendere la crostata metto un filo di olio, non mi servirà tanto per la base quanto per i bordi. Con un tamponcino di carta vado a distribuirlo. Ora prendo circa 3/4 della pasta. E la stendo. Abbiamo raggiunto uno spessore di circa 3 mm, quindi ci mettiamo il disco all'interno della teglia. Con una forchetta foro la base. Distribuisco i biscotti sbriciolati sulla base e ora prendiamo la ricotta in frigo e la inseriamo all'interno. E ora la distribuiamo per bene. Finisco di mettere i biscotti. Ora piego i bordi verso l'interno e a questo punto non ci resta che stendere la restante pasta per chiudere la superficie della nostra cassata. Ho ritagliato già un disco di carta da forno a misura, anche in questo caso con un tamponcino di carta lo ungo. E ora stendiamo. Siamo arrivati a misura e ora copriamo. La cassata è perfettamente chiusa, andiamo a bucare la pasta creando così una serie di caminetti
e noi siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato il mio forno a 175 gradi e lascerò cuocere la cassata per 50-55 minuti. Ecco la cassata appena sfornata, ora va lasciata raffreddare completamente. La cassata si è raffreddata e l'ho capovolta su un piatto da portata. Ora ho preparato degli spiedini in legno che mi serviranno per realizzare la classica griglia di decorazione. E a questo punto, semplicemente con lo zucchero a velo, andiamo a spolverare la superficie della cassata. E ora togliamo uno ad uno gli spiedini. A questo punto la cassata potrebbe essere pronta, ma io decido di mettere un tocco di colore aggiungendo delle fette di arancia. Ora possiamo tagliarne insieme una fetta e vedere com'è al suo interno. Eccola qui, ricchissima di cioccolato, come vedete. Trovo che sia una valida alternativa alla cassata classica. È davvero da provare, profumatissima e ottima. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che la mia proposta di cassata al cioccolato sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita!